Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi mi sono vestito da Harry Potter perché provo a fare una magia. Mi sono piaciute le due recensioni insieme nello stesso video. Bene, oggi triplico, oggi 3 recensioni. Non è che sono impazzito, il video durerà sempre più o meno lo stesso. Parlerò di 3 film che non hanno bisogno di approfondimenti giganteschi. Non c'è molto di cui parlare, però spero di incuriosirvi e fare in modo che li andate a vedere, perché sono 3 prodotti di nicchia che non conosce nessuno, come al solito quelli che guardo io. Perché è troppo facile fare la recensione di Non aprite quella porta, quello che è uscito adesso, che andrò a vedere, non ho ancora visto, ma è bellissimo scoprire film che non conosce nessuno e che sono delle vere e proprie sorprese. A volte non capita in una settimana nella quale io guardo almeno una decina di film, 15 orribili, terrificanti. Questa settimana ne ho visti ben 3 che meritano l'attenzione. Non voglio quindi fare 3 recensioni diverse allungandomi, preferisco farne una piccola sperando di incuriosirvi. Cominciamo? Bene. Film numero 1. Cominciamo con un film un po' particolare perché allora il titolo è I Live Alone. Io vivo da sola. Il film è particolare perché dura 56 minuti, quindi se non avete tempo di guardarvi un film oppure non avete voglia, però siete amanti dell'horror, andatevi a vedere questa chicca perché vi recita Bonnie Arons. Chi è Bonnie Arons? Non sapete chi è Bonnie Arons? Evidentemente non mi seguite, non seguite il mio canale, perché è l'attrice horror probabilmente più famosa di questo periodo. Praticamente è lei, ve la metto qui, è Valak, è The Nun, la suora. Famosissima perché ha interpretato anche altre pellicole di successo, ne ho parlato anche su questo mio stesso canale. Un'attrice fantastica che io adoro, di cui sono innamorato artisticamente parlando. Credo che sia una delle poche che non ha bisogno di truccarsi per spaventare, e non è un'offesa, non si offendono le ragazze, non si offendono le donne, le femministe. La mia è un mio apprezzamento, perché basta che vi guardi fisso e che sorrida, che vi incute timore, vi fa mettere paura. Io non so come in realtà faccia, veramente di trucco ne ha poco, a questo profilo, a questo modo di comportarsi davanti alla telecamera, che la rende veramente unica, fantastica, incredibile. È inutile dire che praticamente su di lei come figura grava l'intero peso del film sostanzialmente. Ve lo racconto velocemente. C'è una ragazza di colore giovane che ha dei problemi a scuola, ha un po' di problemi anche a casa con i genitori, viene mandata da questa zia per cercare insomma di mettersi un po' in carreggiato, cioè allontanarsi dalle distrazioni, mettersi a studiare e mettere un po' la testa a posto. La zia è conosciuta per essere una persona un po' particolare, un po' alternativa, una persona che appunto vive in casa da sola. Non solo, ma non permette a nessuno di entrare in questa casa, anzi scopriremo che chiunque tenti di entrare in questa casa e vi riesce vicino, quello che è, viene brutalmente massacrata da questa zia in maniera anche piuttosto violenta. Squartamenti, uccisioni, non mancheranno anche scene abbastanza forti, abbastanza gore. Fino alla fine del film non capiremo in realtà perché. La nipote sembra essere una delle poche persone, forse l'unica, cui lei è affezionata e a cui permette di entrare in casa. Man mano che il film si sviluppa, capiremo che questa zia ha sembra dei problemi psicologici, perché è convinta insomma che stia accadendo qualcosa fuori di casa sua e che lei sia una delle poche superstiti, uno dei pochi superstiti esseri umani rimasti sulla terra, mentre gli altri stanno subendo una particolare tipo di trasformazione. Alla fine del film capiremo che probabilmente questa zia tutti i torti non ne ha. Non voglio fare dello spoiler, però guardatevi gli ultimi 5 minuti di film, 4 mi pare, che sono praticamente un monologo fatto da Bonnie guardandoti dritto nella telecamera e cercando di convincerci che lei non è pazza, ma che sono tutti quanti gli altri che si stanno cambiando. E soprattutto non perdete l'ultimissimo fotogramma, che ho dovuto guardare 10 volte perché non riuscivo a fare il fermo immagine, che dura praticamente un millesimo di secondo, che a parte il jump scaring, diciamo così, in sé per sé vi dirà un po' come in realtà poi finisce il film e qual è la sorte di questa zia, se riuscirà ad avere ragione oppure no, quali saranno le conseguenze. Da quel fotogramma si capisce un po' tutto. Guardatelo perché Bonnie è bravissima, è un viaggio lucido dentro
dentro la follia di questa donna che evidentemente non ha tutti i torti e ha una gran parte di ragione. E a questo punto, proprio su questa falsariga, diciamo così, di copione, mi riallaccio per parlarvi del secondo film. Il secondo film è un film svedese. Avete mai visto voi un horror svedese? Io mai, sinceramente non sapevo nemmeno che li facessero in Svezia, probabilmente ne hanno fatti nel passato, però sono rimasti lì, chiusi nel paese, perché non c'era la diffusione streaming, le piattaforme e tutto il resto che abbiamo noi oggi, e quindi forse sono rimasti prodotti di nicchia. Questo invece è venuto fuori, ho avuto la fortuna di trovarlo sottotitolato in spagnolo e l'ho visto. Parliamo di un film che si chiama Knocking, vi faccio la traduzione in inglese Knocking, la locandina ve la metto qui con il titolo originale che è abbastanza impronunciabile, però praticamente la stessa cosa detto in svedese, e vi spiego subito di che cosa si tratta. Non è un film horror, è più un thriller molto a tinte cupe, con alcune scene abbastanza forti, però niente di particolare, non aspettatevi squartamenti e altro come nel primo film, insomma, niente di tutto ciò, però spero che anche questo lo andiate a vedere. Si parte con una donna che tra l'altro è impersonata da questa attrice che si chiama Cecilia Milocco, un nome italianissimo, stranissimo per un'attrice svedese, però le fattezze e i lineamenti, insomma, questi occhi bruni, questi capelli bruni fanno pensare alla discendenza di natura italiana. Questa donna si trova chiusa in una clinica psichiatrica. Il perché lo capiamo da diversi flashback, i quali ci fanno capire, insomma, che lei un giorno se n'è andata in spiaggia con la sua compagna, con la sua fidanzata, quello che è. Questa ragazza si è allontanata per andare a fare il bagno e non è più tornata, e lei evidentemente è rimasta scossa da questa situazione, tanto da impazzire ed essere costretta a rivolgersi agli psichiatri. Il medico che ce l'ha in cura crede che lei sia pronta per tornare a casa, lei pensa altrettanto e se ne torna a casa. Se ne torna a casa, tutto sembra procedere abbastanza regolarmente, quando lei comincia a sentire i colpi, ve lo faccio meglio, che provengono dal piano di sopra, il famoso knocking, e crede che ci sia qualcuno che stia chiedendo il suo aiuto, una persona in difficoltà. Comincia a questo punto a sbarellare, perché prova a fare delle indagini, prova a capire, la vediamo sempre di più cadere in questa follia, quindi diciamo così, avvitarsi su se stessa. Evidentemente ha dei problemi e questa situazione non la aiuta a migliorare. Cerca anche di coinvolgere i vicini, cercando di capire cosa sta succedendo, va nel piano di sopra, bussa a tutti, ma tutti quanti le fanno credere che lei in realtà sia pazza, è una psicopatica, ha bisogno di cure, non è guarita, e non fanno altro che peggiorare questa situazione, al punto tale che chiamano la polizia, la fanno internare nuovamente, però lei riesce a fuggire, va a casa, si ubriaca, la vodka praticamente che stava bevendo insieme a una sigaretta che si fuma prende fuoco tutto, si brucia tutta la casa e la vediamo alla fine del film rianimata dai vigili del fuoco, e ascoltiamo un discorso nella radio tra vigili del fuoco e polizia che dicono l'intero ottavo piano deve essere svuotato perché non è più recuperabile. Cominciano a bussare alle porte di tutti i vicini e a quel punto, sorpresa, evidentemente la ragazza tanto pazza non era, non vi dico altro, non vi spoilerò niente, guardatevi il film perché mi sono piaciute le scene che vedono questa donna che praticamente è al centro pure lei, come nel primo film, di tutto il film, cioè lo regge praticamente da sola sostanzialmente, alla quale hanno montato evidentemente un braccio davanti con una GoPro che la inquadra di fronte, quando lei fa le cose pazze, cioè quando comincia a diventare pazza e fa queste cose che sembra allucinata, bussando alle porte dei vicini, cercando di farsi capire c'è qualcuno in pericolo, aiutatemi, addirittura in casa di un vicino lo minaccia con un coltello, apri questa porta perché dentro c'è qualcuno, aprono quella porta, dentro non ci trovano praticamente nessuno, sono la mamma malata di questo povero Cristo che abitava sopra, però guardatevi il finale perché non aveva tutti i torti, vi dico solamente questo, e c'è questa telecamera che la inquadra, e quindi noi vediamo questo volto che si gira con tutto dietro che si muove, e ci vede un po' anche il volto a stomaco, perché è come se la pazzia di questa donna ci coinvolgesse in prima persona. Mi è piaciuta molto questa scelta, che difficilmente ho visto, non è una novità ma difficilmente si vede. Guardatevi il film perché è veramente interessante ed è sviluppato molto molto bene, comincerete a fare il tifo per questa persona e anche a compiangerla perché evidentemente la crederete pazza, però guardatevi il finale.
terzo film, se siete arrivati fino a qui siete dei coraggiosi e vi ringrazio. Il terzo film è quello più pesante, è quello un po' più particolare e si chiama Immanence. Questo film è effettivamente un po' horror, questo sì, fantascienza horror, quelli che piacciono di più a me. Non pensavo che fosse così interessante, poi mano a mano che il film si sviluppa effettivamente ci sono degli spunti che meritano di essere approfonditi. Allora, si parte, la partenza non è molto originale, c'è un oggetto extraterrestre che si avvicina alla Terra, però tutti credono che sia un meteorite, ma alcuni scienziati vedono che ha una traiettoria e soprattutto viene da una galassia lontana dalla Terra ed è passato dietro al Sole, quindi è guidato. C'è qualcuno a bordo, evidentemente sono extraterrestri. Un gruppo di scienziati che sta facendo tutt'altro, con un giro di telefonate si organizza, prendono una barca e cominciano ad andare lì dove questo oggetto dovrebbe cadere, autorizzata dal SETI e autorizzati dalla NASA ad andare lì. Ci sono degli astronomi, ci sono dei fisici, ci sono dei chimici e i due invece che guidano la barca sono un comico sostanzialmente, una persona molto divertente, quello che ha l'anima comica del film, e poi c'è invece il suo compagno che scopriremo essere un fervente religioso che non crede alla scienza ma crede sostanzialmente in Dio e nel diavolo e crede che tutto quello che accade sia riconducibile alla religione. Quindi nasce questo fortissimo contrasto fra uomini di scienza evidentemente agnostici e lui che invece è fortemente religioso. Loro cercano di dimostrare che tutto quello che sta accadendo è scientifico e lui dice: guardate che quello che sta accadendo non ha nulla di scientifico, siate attenti perché io ho già visto il Dio e il diavolo, perché lui è morto, scopriremo, per 3 minuti, poi è stato riportato in vita ed evidentemente in quei 3 minuti ha visto qualcosa. Io so che esistono il diavolo e Dio e qui sento la loro presenza. Andiamo avanti. Quando arrivano sul posto cominciano dei fenomeni stranissimi. Questi fenomeni sono mare completamente calmo, quasi di cristallo. Calano una gabbia per prendere dei pesci, i pesci sono già cotti dentro, li buttano a mare, ritirano su questa cassa, dentro trovano un maiale vivo, quindi evidentemente si capisce che qualcosa di straordinario c'è, non può essere tutto spiegato con la fisica. Gli scienziati cominciano tra l'altro a comportarsi in maniera strana, sembrano quasi posseduti, fanno delle cose stranissime, uno guarda il cielo così, un altro addirittura comincia a levitare, scusate, fino a quando, colpo di scena, vedono una barca in lontananza, si avvicinano e questa barca è esattamente quella su cui loro si trovano, la Odyssey, nome tra l'altro molto evocativo, uguale, la gemella, senza nessuno a bordo. Tra l'altro loro cercano anche di allontanarsi da questa zona perché a un certo punto capiscono che c'è qualcosa che non va, se ne vogliono scappare, ma si rendono conto che stanno girando in tondo e non riescono ad allontanarsi da questa zona, tipo un po' il triangolo delle Bermude. Abbordano questa barca, salgono sopra e sentono la registrazione con le loro voci, sono loro che raccontano quello che è successo su quella barca, quella disabitata, diciamo, sulla quale non c'è nessuno, e capiscono che quello che è successo a quelle persone sta per succedere anche a loro, quindi è come se ci fosse una sorta di dislocamento temporale. Sono le stesse persone, però in momenti diversi. A questo punto, quando tutto sembra che si stia ingarbugliando, signore e signori, compare il diavolo. Compare il diavolo, una persona che comincia a massacrare tutti quelli che stanno sulla barca, nella maniera che avevamo visto prima, senza che ci fosse per esempio la persona che avevamo visto levitare, non è altro che il diavolo che l'aveva presa per il collo, praticamente l'ha tirata su e l'ha strangolata. Non vi voglio spoilerare niente, guardatevi come finisce il film. Il diavolo fa un patto con queste persone, tra l'altro con un dialogo molto molto forte, molto interessante, perché dichiarerà a queste persone il loro futuro, quello che loro faranno in futuro, però dice: non tutti usciranno vivi da questa barca, io vi dico a ognuno di voi quello che vi succederà nella vita, però la vita di alcuni di voi finisce adesso, e li costringe a scegliere chi si salverà e chi no. Il film diventa interessantissimo, veramente, ragazzi, vi giuro, è una cosa strana, perché di film che hanno fatto, diciamo così, hanno messo contro religione e scienza ne abbiamo visti tanti, però di solito il regista, lo sceneggiatore lasciavano lo spettatore nel dubbio, sapete, sì, Dio forse esiste, però è tutto scientificamente spiegabile. Qua no, qua compare il diavolo, quindi
Il diavolo dice, vicino allo scienziato, tutto quello in cui tu hai creduto sono stronzate, perché Dio, così come io, esistiamo. Quindi, Signore, tutto quello in cui tu credi non esiste, decidiamo noi quello che deve succedere, siamo noi che comandiamo il mondo, quindi la scelta è fatta, praticamente il diavolo esiste. Da questo momento in poi dovete fare i conti con questo presupposto, regolatevi le vostre vite su questa base. Quindi è stranissima questa cosa, effettivamente è un risvolto strano che non mi aspettavo assolutamente. Quando vedi entrare una persona in questa barca e comincia a fare una strage, pensi che sia chissà chi, magari un subacqueo, qualcuno che si era nascosto, eccetera eccetera, quando poi capisci che effettivamente questa persona con un occhio rosso e un occhio blu è il diavolo, comincia a fare una strage, poi comincia a parlare, i discorsi che fa sono molto interessanti, guardatevi i dialoghi, soprattutto quello che dice lui, l'attore tra l'altro è bravissimo. Vi consiglio questo film perché è veramente interessante. Sono arrivato a un quarto d'ora, quindi non intendo andare oltre perché volevo parlare più o meno 5 minuti di ogni film, ci sono riuscito. Io vi ringrazio, guardatevi questi film perché sono veramente interessanti, sono film di nicchia che non conosce nessuno, ripeto, però spero di avervi convinto a guardarli. Io vi ringrazio, vi saluto, vi invito sempre ad iscrivervi al canale perché è la cosa più importante, vi invito a condividere i video, a mettere like naturalmente se vi piacciono, così sono anche invogliato io ad andare avanti a guardarmi altre caterve di film per consigliarvi altri film che non conosce nessuno, che però vale la pena di guardare. Vi ringrazio, alla prossima recensione ragazzi, ciao.